questo evento, che per noi è un'ottima opportunità per parlare di progetti concreti a livello locale e regionale con la Euregio, e abbiamo ascoltato poi la presentazione effettivamente della Euregio del Trentino, e poi si guarda anche alla visione macro regionale con cui lavoriamo insieme alla EUSALP nella regione alpina, e ovviamente ci troviamo a Bruxelles, quindi è molto importante avere rappresentanti delle istituzioni europee, e anche molto importante d'attualità avere un rappresentante della DG Regio. Ho lavorato in quanto co-leader dell'operazione per la intermodalità, e lavoro per il governo del Tirolo sulla progettazione della mobilità, e questo progetto fa parte dell'EUSALP AG4 nel Trentino, che ovviamente è una situazione unica perché rappresentiamo 2 paesi in 3 regioni nelle Alpi e rivestiamo appunto questa funzione. Ho avuto la fortuna di recente di lavorare a Bruxelles, alla DG Move, per un anno, al finanziamento dei trasporti, in particolare sul fondo sociale climatico, che vorrei citare perché effettivamente può essere un altro strumento finanziario che ci permetta di affrontare le difficoltà pertinenti alla mobilità, e per poter collegare regioni che finora non lo sono così bene, e che ci permette quindi di affrontare il tema della connessione fra posti, e soprattutto per persone che hanno difficoltà ad accedere ai trasporti pubblici, che non possono permetterselo anche, e per permettere loro di recarsi al lavoro o ad altri servizi. Inizierei con descrivere chi siamo e cosa rappresentiamo. Abbiamo una popolazione di 80 milioni di persone, 7 paesi, stati membri, ma anche non, la Svizzera e il Liechtenstein. Quindi vedete la linea blu che demarca i confini. La parte montana, che conoscete tutti, sono le Alpi, che fanno parte della Convenzione alpina, di cui sentiremo più tardi da Raffaella. E poi vediamo anche le città, centri economici importanti, sia nel nord e nel sud di questa Convenzione alpina. E ovviamente questo rappresenta una sfida in un certo senso, perché siamo fra il nord e il sud, siamo una meta turistica molto di successo, e ovviamente ci sono tutti gli ostacoli geografici che sono tipici della zona alpina, un ambiente particolarmente delicato, che ovviamente si accompagna a difficoltà per quanto riguarda il trasporto. Anche dal punto di vista linguistico abbiamo tutta una serie di ostacoli nella zona alpina, perché c'è molta varietà, ciò comporta anche diversi stili di vita, ma abbiamo anche un mercato del lavoro che è molto competitivo e che quindi spinge a una certa mobilità, il che a sua volta comporta una serie di sfide che vanno affrontate con progetti strategici. La strategia, ve ne sono 4 principali che abbiamo progettato, è stata fatta a livello regionale. Abbiamo quindi una struttura di governo a più livelli, in cui vengono rappresentati non soltanto il ministero, ma anche le autorità, i governi locali e regionali. Vorrei anche citare
il rapporto della Commissione sull'applicazione delle strategie macroregionali, il quinto, che mira ad apportare una serie di modifiche a livello politico con una prospettiva intersettoriale e per l'applicazione di una serie di interventi. È stato molto utile incontrare l'eurodeputato Dorfman, che ha rilanciato l'iniziativa di Amici della EUSAP con i vari eurodeputati delle regioni alpine e gruppo che si incontra a intervalli frequentemente per sostenere la strategia alpina. Il gruppo di azione 4 è fa parte dei 9 gruppi. Il titolo più esteso era l'obiettivo del gruppo di lavoro, ovvero promuovere l'intermodalità e l'interoperabilità fra il trasporto merci e passeggeri. Siamo in coordinazione con la Convention Côte d'Azur, quindi la Francia, il che dimostra che abbiamo una serie di varie regioni coinvolte in questo progetto, ivi compreso le regioni mediterranee. Si è parlato molto della rete TNT, non entro troppo in dettaglio, ma giusto per darvi qualche spunto, 7 su 9 corridoi attraversano la regione alpina oppure la affiancano. Per quanto riguarda i trasporti, abbiamo già visto molte cifre, molte immagini, si parla di oltre 100.000 veicoli, camion o altro tipo che attraversano questi corridoi al giorno. Il Brennero è il maggiore con 2,5 milioni di camion, di veicoli pesanti e oltre 12 milioni di auto. Quindi non si parla soltanto della sfida del trasporto merci, ma anche passeggeri. Il che ovviamente mette a dura prova le infrastrutture. Le strettoie, le difficoltà maggiori. Abbiamo il tunnel del Brennero e entrerà in funzione fra qualche anno, oltre al tunnel del San Gottardo. Quindi abbiamo tutta una serie di progetti principali che attraversano le Alpi. Credo sia importante anche sottolineare a questo punto che i finanziamenti sono ovviamente fondamentali in questa regione. Collegare l'MCE, quindi il meccanismo per il collegamento europeo, è fondamentale in tal senso, oltre che il quadro finanziario pluriennale, dato soprattutto il numero di sfide a livello di mobilità. Ci sono costi per la manutenzione che sono elevatissime, ci sono anche disastri, catastrofi naturali, soprattutto nelle regioni alpine si vede l'effetto dei cambiamenti climatici e ciò richiederà tutta una serie di investimenti nei provvedimenti per favorire la resilienza e il recupero. Quindi qui una nota per quanto riguarda la sostenibilità. E ovviamente quando guardiamo la mappa, cerchiamo di collegare le regioni anche oltre le reti tradizionali e quindi vogliamo far sì che le regioni vengano collegate anche a livello più capillare. Un risultato che possiamo farvi vedere qui è l'etichettatura della mobilità nelle Alpi, un processo molto lungo che coinvolge 4 membri con 30 membri attivi e abbiamo sviluppato una metodologia di valutazione specifica con una serie di indici sulla coerenza e la performance. 2 dei quali
hanno un valore aggiunto a livello macro-regionale e esemplificano il lavoro e le priorità di cui ci occupiamo più da vicino. Vedete a sinistra in basso, un po' piccolo, ma vediamo i vari tipi di progetto, la maggior parte dei quali sono in rosso. Queste sono le nuove infrastrutture, sono reti ferroviarie che sono state certificate, etichettate, e poi vi sono altri terminal. Si è lavorato anche sull'aggiornamento, il rinnovo, aumentare il numero di linee, la digitalizzazione. Quindi ci sono tutta una serie di progetti che abbiamo passato in rassegna. Abbiamo poi ricevuto una lettera di raccomandazione, che significa che questi progetti sono sostenuti dalla EUSALP e dovrebbero quindi essere promossi con questa etichetta per ricevere poi ulteriori finanziamenti. Sono stati aperti 2 bandi, 2 progetti, e ce n'è un altro, un terzo, e che prevediamo appunto di presentare a breve per poter ricevere l'etichetta EUSALP, il che ovviamente darà ancora più visibilità al nuovo progetto. Un esempio fra tutti per spiegarvi come abbiamo operato, che in realtà è un progetto di particolare successo, è un progetto transfrontaliero che ci ha permesso di collegare la regione della Francia del Sud con l'Italia, con abbiamo dovuto chiudere con la tempesta Alex nel 2019, abbiamo dovuto chiudere tutta una tratta. Questa linea ferroviaria ha dovuto quasi chiudere per via degli altissimi costi di manutenzione, il che dimostra ancora una volta l'importanza di collegare le varie regioni. Con questa etichetta che ha ricevuto il progetto, alla fine questa tratta, che in realtà è un triangolo fra Nizza, Ventimiglia e poi che ritorna a Nizza, fa parte della rete, il che significa che ovviamente questa etichetta ha moltissima utilità, soprattutto per ottenere fondi. Abbiamo anche lavorato al sistema mobilità con 15 sottoregioni che hanno fatto appello all'Unione Europea affinché questa sostenesse le reti ferroviarie. Si è fatta una valutazione dei costi in modo di poter passare ad un trasporto intermodale, oltre che per ottimizzare e razionalizzare il potenziale delle linee ferroviarie, in modo da mirare poi ad una rete ferroviaria unica in Europa. E l'altro obiettivo ovviamente di questa richiesta è di migliorare le infrastrutture, non soltanto per i passeggeri ma anche per il trasporto merci. Queste sono delle pietre miliari nel lavoro svolto finora, e vedete qui le varie regioni che rappresentano in totale 50 milioni di abitanti. Un'occhiata veloce alle altre tematiche di cui ci occupiamo. Questo è il piano d'azione del gruppo 4, che si sta per concludere. Ci occupiamo delle logistiche intelligenti e pulite e del trasporto intermodale. Abbiamo poi lavorato ad una serie di infrastrutture secondarie, oltre che a rendere le strutture esistenti più resilienti, e di recente abbiamo raccolto una serie di progetti attinenti ai provvedimenti sulla resilienza. Si è parlato prima della chiusura di una rete ferroviaria, quindi dobbiamo assolutamente avere delle alternative, ma ci siamo occupati anche degli adattamenti ai cambiamenti climatici. Altro punto sono gli strumenti per il trasporto intermodale. E da ultimo, ma non da meno,
è emersa una nuova sfida a seguito dell'invasione della Ucraina da parte della Russia, che concerne la sicurezza energetica e che ci sta spingendo a capire come collegare le reti energetiche. E ce ne stiamo occupando adesso con uno studio sull'efficienza energetica. Il vantaggio ovviamente è che le linee ferroviarie ci permettono di collegare al meglio non soltanto le reti energetiche, ma anche le destinazioni, le mete turistiche. Ovviamente ci sono altri benefici annessi, ovvero la riduzione dei costi e anche riduzione dell'inquinamento, delle emissioni di CO2, e anche questo è un punto da mettere in evidenza. Abbiamo raccolto tutti i risultati ottenuti finora sulla piattaforma alpina di conoscenze, che è relativamente facile da utilizzare, piuttosto intuitiva. Vedete i vari quadratini da spuntare che vi danno accesso alle informazioni del caso, e abbiamo raccolto tutta una serie di indicatori sul flusso del trasporto, con una serie di stazioni per il monitoraggio e la raccolta dati. E giusto per collegarmi alla presidenza della EUSALP, che è adesso in mano all'Austria-Liechtenstein, la mobilità e la transizione si suddivide in tre priorità tematiche: la sostenibilità, l'efficienza energetica e la multimodalità. Il nostro prossimo evento politico chiave è il forum annuale alla fine dell'anno, 25-27 novembre, che concluderà questa presidenza e che si terrà in concomitanza con l'Assemblea Generale, come ho detto, dal 25 al 27 novembre a Innsbruck, e sarà seguito dalla conferenza della EUSALP sulla mobilità, la 7ª. Quindi siete invitati a partecipare, e nel qual caso sarò molto felice di prendere i vostri nomi e cognomi, di annotarli, perché l'idea di questa conferenza sulla mobilità è proprio quella di adunare il livello politico, i personaggi politici e anche i tecnici, gli esperti. Vogliamo anche invitare i portatori di interesse e i principali attori della regione alpina, in modo da avere un dibattito aperto e dar forma alle politiche che vogliamo applicare. Vi ringrazio per la vostra attenzione.